Bella a tutti raga e benvenuti su GamesTutorial.it. Io sono Virale e in questo video vi parlerò della Fulminatori di Clash of Clans. Questa a mio avviso è una strategia davvero interessante e soprattutto molto versatile. Dico interessante perché con questa strategia potremmo tristellare TH10 e TH11 maxati, ma soprattutto è una strategia molto versatile perché forse è l'unica strategia di Clash of Clans che vi permetterà di farmare e scalare la classifica contemporaneamente. Ovviamente mi riferisco alle leghe più alte perché è impensabile utilizzare una Barsh in una lega titano o alla peggio in una lega leggenda, soprattutto se ci dovremmo confrontare con TH11 o alla peggio TH12 maxati. Quindi la miglior strategia per farming a mio avviso è la Fulminatori, che tra l'altro è una strategia davvero molto semplice da mettere in pratica perché non solo questa è costituita da soli minatori ma prevede l'utilizzo di sole pozioni della guarigione e una pozione del veleno per contrastare eventuali truppe del clan se presenti all'interno del castello, oppure da utilizzare sulla regina degli arcieri o sul re barbaro qualora le truppe del clan avversario non saranno presenti. Ma adesso entriamo nel vivo di questa strategia per capire appunto come funziona la Fulminatori di Clash of Clans. Come ho annunciato poco fa, questa strategia è davvero semplice da imparare perché non comprende meccaniche di gioco complesse come quelle di una Golava o una Go Wipe o tante altre, ma è veramente basilare come strategia. Tuttavia è molto efficace sia per farmare che per tristellare i propri avversari all'interno delle guerre tra clan. Ora, quando utilizziamo questa strategia, come ho detto prima, dovremmo utilizzare soltanto i minatori e due tipi di pozioni, le pozioni della guarigione e una pozione del veleno. La difficoltà di questa strategia risiede proprio nel come verranno utilizzate da noi le pozioni della guarigione, perché se utilizzate correttamente permetteranno di fare arrivare vivi i nostri minatori fino alla fine dell'attacco, altrimenti non riuscirete nel modo più assoluto a tristellare il vostro avversario. Quindi non fatevi prendere dal panico o dalla fretta di utilizzare queste pozioni, ma utilizzatele correttamente e solo nel momento in cui veramente occorre utilizzarle, perché se le utilizzerete quando non è necessario vi assicuro che non arriverete alla fine dell'attacco, dato che le pozioni che avete a disposizione sono limitate e se possedete un TH10 saranno l'unico strumento che avrete a disposizione per contrastare efficacemente una torre dell'Aquila, delle torri inferno o delle bombe giganti, perché questi tre, quindi queste due difese e questo tipo di trappole costituiscono il reale problema di questa strategia, ovvero le bombe giganti saranno in grado di seccarvi istantaneamente i vostri minatori, specie se ne innescherete più di una nello stesso momento, mentre le torri dell'Aquila vi faranno danno d'aria insieme alle torri inferno quando queste saranno impostate su danno multiplo. Quindi utilizzare correttamente le pozioni della guarigione capite che è essenziale, pertanto bisogna cercare di prevedere dove sono posizionate le bombe giganti per anticiparle con appunto queste pozioni e soprattutto dovremmo lasciarle per quando ci troveremo ad affrontare quindi torre inferno o quando le torre dell'Aquila starà per abbattere le nostre unità. Quindi le pozioni della guarigione non vanno utilizzate quando la barra vitale dei minatori è al massimo, ma soltanto quando la barra vitale scenderà verso l'arancione o il rosso, a eccezione di quei punti in cui potrebbero essere posizionate l'una a fianco all'altra due bombe giganti. Quindi queste costituiscono l'unica eccezione in cui voi dovrete assolutamente buttare in quel punto una pozione della guarigione per anticipare il danno ricevuto dalle bombe, perché queste insieme alle torri inferno e alla torre dell'Aquila costituiscono il tallone di Achille di questa strategia.
Sicuramente quando si utilizza questa strategia bisogna decidere con attenzione su quale lato schierare le proprie truppe, perché lo scopo di questa strategia è quello di far arrivare al cuore del villaggio avversario i nostri minatori. Quindi i nostri reali potrebbero avere un ruolo importante all'interno di questa tattica, perché posizionati dietro i minatori potrebbero in qualche modo distruggere quegli edifici posti all'esterno che in qualche modo dirotterebbero il percorso dei nostri minatori. Un altro problema di questa strategia è costituito dal costo in termini di elisir rosa. Basti pensare che io per addestrare 40 minatori e 5 pozioni della guarigione ho speso 360.000 di elisir. Quindi se non attacchiamo avversari con un buon quantitativo di risorse rischiamo di perdere l'elisir piuttosto che guadagnarlo. Quindi il consiglio che do io su questa strategia è di farmare su avversari non solo con un grande quantitativo di risorse, o perlomeno un quantitativo di risorse che in termini di elisir non vi faccia andare in perdita, ma solo qualora vi dovesse trovare nelle leghe alte e non nelle leghe basse, perché il bonus dato dalle leghe alte sicuramente vi farà andare in guadagno sia in termini di elisir ma soprattutto in termini di oro e di nero. E ripeto, questa tattica è ottima per il farming, soprattutto se avete bisogno di accumulare elisir nero, dato che questa tattica non prevede costi eccessivi se non quello di una semplice pozione del veleno in termini di elisir nero. Quindi capite che farmare questa risorsa con questa tattica è molto indicato. Quindi se vi dovesse trovare in leghe più basse come una lega cristallo o una lega master, io consiglio di non utilizzare la fulminatori per farmare, ma di utilizzare tattiche meno costose e quindi meno invasive in termini di costo di elisir rosa, che vi porteranno allo stesso risultato e in termini di costo saranno più abbordabili per le leghe più basse se vi dovesse trovare in queste. Un'ottima variante per la full minatori, a mio giudizio, è costituita dalla Queen Walk, perché vi permetterà di distruggere un terzo delle difese avversarie, permettendo così ai minatori, una volta schierati, non solo di trovare più facilmente il percorso che porta verso il centro del villaggio, ma soprattutto verranno bersagliati da meno difese, in quanto un terzo delle difese del villaggio avversario saranno appunto distrutte dalla regina. Ora, per chi non sapesse che cosa sia la Queen Walk, è praticamente una strategia che si mette in atto da quando si possiede una regina degli arcieri a un livello abbastanza mediocre, o meglio già dal livello 18-19 a mio giudizio si potrebbe cominciare ad utilizzare questa Queen Walk, che prevede l'utilizzo di un massimo di 4 curatori e non di più, i quali permetteranno alla regina di sopravvivere sotto i colpi delle difese avversarie. Ovviamente quando si utilizza questa strategia si porta al seguito una pozione della furia. Infatti se vedete nel video io ho fatto una pozione della furia e 4 pozioni della cura anziché 5, perché nel momento in cui 3 o più difese cominceranno a bersagliare la regina, i curatori alle sue spalle non riusciranno a mantenere la sua barra vitale costantemente piena, anzi vedremo che questa comincerà drasticamente a scendere. Quindi sarà fondamentale utilizzare una pozione della furia per permettere ai curatori di potenziare la loro capacità curativa, facendo sì che la regina riesca tranquillamente ad avanzare sotto il fuoco di 3 o più difese nemiche. Ovviamente io consiglio di utilizzare la pozione della furia non solo sulle curatrici, ma di prendere anche la regina, perché facendo così riusciremo ad incrementare, oltre all'efficacia dei curatori, anche la potenza della regina. Comunque nel prossimo attacco di questo video vedremo l'utilizzo, o meglio il ruolo che il Gran Sorvegliante assume all'interno di questa strategia. Innanzitutto ringrazio e saluto Gamba, mio compagno di clan, per avermi permesso di registrare questo video, in quanto non possedendo un TH11 non ero in grado di mostrarvi a video l'efficacia del Gran Sorvegliante. Vorrei un attimo soffermarmi su questa unità eroe, perché è un'unità disponibile dal municipio di livello 11 ed è un'unità fondamentale per questo tipo di strategia, per due ovvi motivi. Non solo perché questa potenzierà gli HP massimi
armi all'interno del proprio range, quindi delle unità all'interno del suo range, ma con la sua abilità attiva potrà rendere immuni per un tot di secondi le unità bersagliate appunto o dalle difese nemiche o, come in questo caso, anche dalle truppe all'interno del castello del clan, permettendovi così di uscirne sani e salvi da determinate situazioni, quali appunto potrebbe essere la presenza di un drago elettrico sopra le teste dei vostri minatori, o la presenza di 2 o più bombe giganti l'una vicino all'altra, o magari anche una torre dell'aquila che fa danno ad aria, e per chi la conosce bene sa quanto può essere distruttiva questa difesa, ma anche per le torri inferno a danno multiplo. Quindi questo tipo di abilità sicuramente è molto utile quando si attacca a un municipio di livello 11. Ma non solo questo, ho utilizzato questo video anche perché vi volevo far vedere come in questa strategia, quando si attacca all'interno di una clan war, ovviamente noi non eravamo all'interno di una clan war ma era una semplice sfida amichevole, le truppe del clan possono costituire un problema. Quindi se si possiede una regina di livello alto, sicuramente cercarla di indirizzare verso queste truppe e distruggerle è la cosa migliore. Ovviamente se si riesce a far uscire le truppe del clan prima di aver schierato i propri minatori, beh, sicuramente questa è la procedura migliore da attuare all'interno delle clan war. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile per comprendere le meccaniche di gioco della Fulminatori. Se avete dei dubbi o delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like e a tutti voi buon game!